Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parleremo del sistema idroponico NFT basato su questa cosa qui. Lo spreader mat, che cos'è? Andiamo a vederlo nello specifico, perché noi abbiamo già montato tutto, abbiamo già posizionato tutto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Bella. Allora, quello lì è un pezzo di spreader mat che mi hanno tagliato. Un tessuto dove le radici attecchiscono praticamente. Questo qui. È molto sottile. Le radici usciranno dalla lana di roccia e si andranno ad aggrappare a questo appunto spreader mat. Abbiamo una vasca, verrà riempita di soluzione nutritiva, Questa qua. che è questa sotto. Vedete, questa qui è la vasca con la nostra soluzione nutritiva già pHata, già con le C regolato, abbiamo già fatto tutto. Voi ovviamente dovete regolare sia C e pH quando andrete a riempirla, solite cose che... Vediamo la pompa. Questa è la pompa a immersione che andrà a posizionarsi sotto l'acqua e quando scatterà il timer o quando verrà fatta funzionare prenderà l'acqua, la farà passare su questo tubo e uscirà da questi oggetti, da questo tubo qua, ecco, questi buchi che ci sono qua sotto. Accendiamo la pompa, gli diamo il via. Eccoli qua, vedete? Gli ugelli hanno iniziato a far uscire l'acqua, la pompa ha iniziato a funzionare e praticamente l'acqua Va a bagnare tutto il nostro, ecco, vedete qua proprio il nostro telo da radicazione, chiamiamolo così, dove le radici andranno a contatto con questo telo, poi si legheranno insieme al telo. ok. Una volta che scatta il timer si spegne il tutto e il nostro spreader mat rimarrà zuppo, diciamo. Si rimane zuppo, però vedete che l'acqua sta scendendo giù, Eccola. perché questo è leggermente inclinato, fa ricadere la soluzione dentro il serbatoio. Perfetto, così avete il giusto equilibrio tra acqua, ok, o sostanza nutritiva e ossigeno, in maniera che poi appunto non marcisca tutto e sia tutto perfettamente regolato. Prendiamo i nostri germogli e andremo a inserire questi Grodan 4x4, questa lana di roccia la andremo a inserire nei Grodan grossi. Quando ti arriva l'NFT, questo sistema qua, i fori non sono fatti, quindi li potete fare voi a vostro piacimento. Il Grodan si infilerà dentro, andrà appunto a toccare il nostro tappeto, la radice sfonderà il Grodan e piano piano verrà tutto colonizzato dalle radici il tappetino. Ok, ovviamente uno perché sceglie di fare buchi così grandi? Perché se vai a mettere un Grodan così piccolo, quando la pianta diventerà adulta potrà cadere. Di solito i Grodan 7x7 hanno questo alloggio rotondo, non vi preoccupate perché lui ci va perfettamente dentro, lo fanno apposta così aderisce molto bene. Perfetto. Quindi prendiamo il nostro Grodan, lo sfidiamo da questa carta protettiva che abbiamo intorno, in questa maniera, delicatamente, state sempre un po' delicati ragazzi, Ed ecco qui, andiamo a infilarlo dentro completamente, lo facciamo aderire bene e voilà, il gioco è fatto. Benissimo, abbiamo piazzato tutti e quattro i Grodan. Ora andremo a coprirli con Questi qua coprono praticamente tutto il cubetto di lana di roccia. Questo lo facciamo perché la lana di roccia con l'acqua e a contatto con la luce potrebbero formarsi qua delle alghe verdi, quindi noi cosa facciamo? Andiamo a mettere questo copricubo in questa maniera. Diciamo che anche a lungo andare possono invadere tutto il cubo di lana di roccia, non è proprio il massimo. È sempre meglio tenere tutto pulito. Sì, perché poi Sistemi idroponici e tutto qua. soprattutto nei sistemi idroponici è facile avere attacchi di batteri e di alghe che possono andare a cambiare l'equilibrio della soluzione nutritiva, quindi pulizia, mi raccomando, nei sistemi idroponici. Le coltivazioni indoor
pulire, non si smette mai di dirlo. Quindi io direi a questo punto per il momento di fermarci qui, perché questo qui, come abbiamo fatto col DVC, sarà il primo di una serie di video, saranno 2, saranno 3. Continuate a seguirci, mi raccomando, per continuare a vedere l'evoluzione della crescita delle nostre piante in NFT. Salutiamo. Ci salutiamo qui. Abbiamo fatto una bella configurazione, mi raccomando ragazzi, come abbiamo detto, pulizia per i sistemi idroponici, non guasta mai. Iscrivetevi al canale, like, campanella, solite cose. Alla prossima.